Se stai iniziando a suonare la chitarra e sei autodidatta, allora questo è il video che fa per te. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, io sono Rino e l'obiettivo di oggi è quello di darvi dei semplici esercizi che possano aiutarvi a migliorare con lo studio della chitarra. Per quanto mi riguarda, da musicista e insegnante di chitarra, so quanto è difficile approcciarsi allo studio di uno strumento e soprattutto so quanto i primi passi siano fondamentali per l'apprendimento di tutto ciò che avviene dopo. Senza parlare troppo, andiamo a vedere subito il primo esercizio. Il primo esercizio che andremo a vedere in realtà non necessita l'utilizzo della chitarra, ma la utilizzeremo come un piano d'appoggio per la nostra mano. Essendo distaccato dallo strumento, è un esercizio che potete fare anche in momenti di studio. Per quanto mi riguarda è un esercizio che ho fatto a scuola, quando facevo il liceo mi piaceva farlo sul banco. Quindi è una cosa che magari può esservi utile anche quando non avete lo strumento a portata di mano. Più che essere un esercizio di tecnica, è un esercizio di approccio allo strumento. Infatti lo consiglierei a chiunque sta iniziando a studiare uno strumento musicale, poiché dobbiamo immaginare che da quando nasciamo fino al giorno in cui decidiamo di suonare, il nostro utilizzo della mano è quello di prendere oggetti e spostarli. Invece nel momento in cui decidiamo di studiare uno strumento, la nostra mano va a dividersi dalla sua interezza a tante singole unità. Quindi questo esercizio è molto utile per capire ciò che andremo a fare e lo andiamo a fare nel pratico subito. Prima di iniziare l'esercizio, per praticità diamo un nome alle dita. Il pollice lo chiameremo P, anche se solitamente sulla mano sinistra non si usa poiché è dietro al manico, e tutte le altre dita le chiameremo 1, 2, 3, 4 come normalmente appunto si chiamano nello studio della chitarra. Che cosa andiamo a fare? Appoggiamo la mano su un piano senza irrigidirla e andiamo ad alzare un dito per volta. Pollice 1, 2, 3, 4, cercando di alzare e abbassare un dito per volta. Lo step successivo di questo esercizio è quello di alzare adesso 2 dita per volta, quindi P e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Lo step ancora successivo è quello di alzare le dita in modo alternato. P e 2, 1 e 3, 2 e 4. Arrivati a questo punto sicuramente sentirete delle difficoltà nell'alzare delle dita, soprattutto quando si tratta di alzarle in modo alternato, ma è normalissimo poiché dobbiamo abituare il cervello a dividere la mano, come ho già detto, in tante singole unità, poiché è una cosa che non ha mai fatto prima. Per quello dicevo, non è un esercizio di tecnica sullo strumento, ma è un esercizio di approccio allo strumento, poiché dobbiamo dire al cervello: guarda, la mia mano non è più fatta per prendere oggetti e posarli da qualche altra parte, ma da oggi la mia mano sarà formata da tante singole unità che si muovono indipendentemente. È una cosa che può sembrare semplice, ma non lo è affatto. Vi assicuro che se fate questo esercizio con costanza vi aiuterà tantissimo, soprattutto nel primo periodo, a muovere con più sicurezza le dita sullo strumento, poiché il cervello riesce ad individuare il singolo dito e non l'intera mano. Un altro consiglio che posso darvi affinché possiate ricavarne il massimo da questo esercizio è quello sicuramente di studiarlo a metronomo. Caricate qualsiasi app di metronomo sul vostro smartphone e mettete semplicemente il metronomo a 60. Proviamo ad alzare e abbassare un dito, un battito sì, un battito no, mi spiego meglio. Pollice in alto, giù, 1, giù, 2, giù, 3, giù, 4, giù. Lo stesso procedimento va fatto con tutte le altre coppie di dita che abbiamo visto insieme, quindi anche quelli doppi. Pollice 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 e ancora dita alternate, pollice 2, 1, 3, 2, 4 e così via. Ovviamente se avete qualche dubbio vi invito a lasciare un commento e sarò felice di potervi aiutare magari nello studio di questo esercizio e anche degli altri, e inoltre vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace a questo video se volete altri contenuti di questo tipo. Per quanto riguarda il secondo esercizio abbiamo bisogno della chitarra ed è un esercizio che a me piace chiamare di inversione verticale, poiché quello che andiamo a fare fondamentalmente è invertire 2 dita verticalmente. Che cosa facciamo? Sulla chitarra andiamo a posizionare 2 dita, partiamo con indice e medio, in questo modo qui. Mettiamo il medio sulla quarta corda nel secondo tasto e l'indice sulla terza corda nel primo tasto e le andiamo a suonare. Poi che cosa facciamo? Invertiamo queste 2 dita, quindi l'esercizio nel pratico. Che cosa succede? Andiamo a spostare l'indice nel primo tasto della quarta corda e il medio nel secondo tasto della terza.
e risuoniamo. Avviene l'inversione tra 1 e 2. Questa possiamo dire che è la forma base di questo esercizio, poiché il nostro obiettivo è quello di estendere sempre di più verticalmente le nostre due dita a cui facciamo riferimento, nel nostro caso 1-2. Quindi partiamo da quarta e terza corda, invertendo, ma poi il nostro obiettivo sarà quello di andare su quarta e seconda corda e continuare ad invertire, poi su quinta e seconda corda continuando ad invertire, ed infine l'estensione massima sesta e prima corda, continuando ad invertire. Sarà più o meno questo quello che uscirà. Ovviamente per cominciare utilizziamo la coppia di dita 1-2, ma poi andando avanti possiamo fare la stessa cosa utilizzando 2-3, 3-4 e tutte le altre forme che vi lascio qui anche all'interno del video, in modo tale che possiate magari ricopiarvele su qualche foglietto per poi tenerle sempre a portata di mano, ovvero 1-3, 2-4, 1-4. Anche in questo caso, per studiare l'esercizio ed ottenere il massimo, vi consiglio di mettere il metronomo a 60, in questo modo, e alternare le vostre inversioni ciclicamente, magari ogni 2, 3 o 4 battiti in base alla difficoltà. Vi faccio un esempio. 2, 3, 4, inversione. 2, 3, 4, inversione. Quando vedete che vi viene bene ogni 4 battiti, allora potete scendere a 3. In questo caso 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando vi viene bene ogni 3, scendete ogni 2. 2, 1, 2. Arrivati a questo punto potete suonare ogni battito. Quando vi sentite sicuri sulla coppia di corde 4-3, allora passate alla coppia di corde 4-2. 2, 2. E andate a fare lo stesso lavoro che abbiamo appena visto. Quando vi sentite sicuri anche su 4-2, allora passate su 5-2, quindi quinta corda, seconda corda. 2, 2. Per finire andrete a suonare sesta e prima corda. Sempre col metronomo, sempre stesso approccio come abbiamo visto precedentemente. Questo esercizio può sembrare banale e inutile, ma vi assicuro che in realtà è molto più pratico di quello che sembra. Poiché se voi ci pensate durante un'esecuzione di chitarra, quello che si va a fare è semplicemente invertire delle dita. Alcune dita salgono, altre scendono. Di conseguenza è importante imparare questo movimento singolarmente per poi applicarlo all'interno di posizioni un pochino più complesse. Un altro consiglio bonus che posso darvi per fare questo esercizio nel migliore dei modi è quando arrivate ad estensioni molto ampie, tipo sesta, prima corda, cercate di far passare le dita al centro della chitarra nello stesso momento. Cerco di farvi vedere un po' meglio. Questo, passate per il centro e andate a prendere la nuova posizione. Vi consiglio all'inizio davvero di pensare al concetto di slow motion, è una cosa che aiuta tantissimo, poiché per arrivare alla velocità c'è bisogno di analizzare il movimento nei minimi particolari. Quindi se riuscite a controllare il movimento nella lentezza, allora riuscirete a controllarlo anche in velocità. Il terzo esercizio di oggi mi piace chiamarlo di preparazione accordi e ci servirà nel pratico ad effettuare dei cambi più veloci e sicuri, poiché dobbiamo immaginare che un chitarrista o un musicista in generale, nel momento in cui sta facendo un'esecuzione, è sempre un attimo avanti rispetto a quello che sta suonando. Cerco di spiegarmi ancora meglio. Nel momento in cui io devo prendere un accordo di Si minore, nel mio cervello c'è già una sorta di calco di questo accordo. Infatti, come potete vedere, già prima che arrivo sulla chitarra, la mia mano è in una posizione che assomiglia molto a quella dell'accordo di Si minore. Se state studiando gli accordi e avete qualche problema nei cambi, io vi consiglio di fare questo esercizio, ovvero prendete una qualsiasi posizione. Per fare l'esempio magari utilizziamo l'accordo di Do maggiore e provate ad alzare super lentamente la posizione cercando di memorizzarla. Abbiamo l'accordo, proviamo ad alzarlo lentamente, togliamo
la posizione dalle nostre mani, rilassiamo la mano e nel momento in cui dobbiamo andare a riprenderlo, quindi riprenderemo di nuovo lo stesso accordo, dobbiamo cercare di mettere già la mano in posizione prima ancora di premere. Quindi già da lontano io mi posiziono e vado ad abbassarmi lentamente sull'accordo di Do maggiore. Ripeto questa operazione più volte, quindi mi allontano, rilasso la mano, quindi tolgo la posizione di Do e adesso lentamente riabbasso andando a prenderlo. Stesso discorso potete farlo con qualsiasi altro accordo, magari facciamo accordo di Sol, prendiamo l'accordo di Sol, lasciamo, cerchiamo di memorizzare il calco dell'accordo, chiamiamolo così, che può esserci davvero utile a focalizzare l'immagine nella nostra testa. Lasciamo la posizione dell'accordo, ancora prima di prenderlo cerchiamo di riformare il calco che precedentemente abbiamo memorizzato e proviamo ad avvicinarci molto lentamente. Ricordatevi che il trucco di tutti questi esercizi, ma in realtà della tecnica in generale per lo strumento, è la lentezza, quindi lo slow motion. Dimenticate il concetto che per fare tecnica bisogna andare veloci. Solitamente i più grandi miglioramenti vengono fatti quando si studia molto lentamente. Mi piace pensarla così: quando viaggio e sono in un Frecciarossa non riesco a vedere quasi nulla, poiché il treno va a 300 all'ora, quindi non riesco a capire tutti i dettagli del paesaggio. Quando invece viaggio all'interno di un regionale super lento, riesco addirittura a vedere la signora che sta stendendo i panni. È quello il concetto. Quindi anche quando si studia lo strumento o qualsiasi altra cosa, la prima cosa da fare è quella di rallentare, di fare tutte le cose in modo molto lento, ed è un errore che a volte chi inizia a studiare strumento non riesce bene a comprendere, poiché non è lucido di quello che sta facendo. Quindi se volete cambiare gli accordi velocemente, allora dovete rallentarli in un modo estremo, poiché il cervello deve memorizzare. Solo così riuscirete a raggiungere dei cambi molto veloci tra gli accordi. Per quanto riguarda quest'ultimo esercizio, ovviamente non vi consiglio di farlo a metronomo, poiché più lento meglio è, quindi evitate di utilizzare il metronomo. Ovviamente i 3 esercizi che abbiamo visto oggi sono soltanto 3 dei tantissimi che si possono fare per migliorare in modo lucido e consapevole. Fatemi sapere che contenuti vi interessano di più e che cosa vorreste vedere su questo canale, poiché mi fa davvero molto piacere venire incontro alle vostre esigenze. Detto questo, io vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale, poiché mi aiutate a crescere e soprattutto mi aiutate a creare nuovi contenuti, ed attivare la campanella delle notifiche in modo tale che possiate essere aggiornati sempre sull'uscita dei nuovi video. Se foste interessati a migliorare con lo studio dello strumento ma allo stesso tempo rimanere autodidatti, io vi ricordo che faccio anche lezioni a distanza, quindi vi invito a contattarmi sui social, per email, ovunque vogliate, affinché possiamo analizzare insieme il vostro percorso, trovare eventuali carenze e magari ottimizzare il vostro percorso nel migliore dei modi. Grazie di cuore ancora una volta per essere arrivati alla fine del video, noi ci vediamo alla prossima.